Ciao a tutti e bentornati su Katie Made, io sono Katie ed oggi andremo a realizzare insieme una nuova borsa. Come avrete visto dall'anteprima del video, andremo a realizzare insieme una nuova versione della Nives che ho chiamato Soleil. È un progetto molto facile da realizzare anche se non sembra per il punto scelto. Ho utilizzato il punto nocciolina ma ho cercato di spiegare tutto nei minimi dettagli in modo che anche le principianti possano realizzare questa borsa. La particolarità di questa borsa sta proprio all'interno, come avrete visto dall'anteprima del video, è una borsa a doppio scomparto. Ho realizzato un pannello interno che la rende proprio una borsa a doppio scomparto, quindi progetto davvero unico. Durante il tutorial vi ho dato anche indicazioni per come realizzare una chiusura diversa, una tracolla diversa, vi ho dato tutti i consigli utili che trovate sempre verso la fine del video. Rispetto alla borsa Nives è realizzata con due pannelli, quindi non è un unico pannello, ho semplificato il tutto proprio per le principianti. Progetto facile ma anche veloce perché io comunque con un giorno e mezzo sono riuscita a realizzarlo e calcolate che comunque io devo filmare. Se non avessi filmato molto probabilmente con una giornata l'avrei anche terminata. È veramente molto scorrevole nonostante il punto nocciolina, ma forse anche dato dal cordino che ho utilizzato. Per questo progetto ho utilizzato l'Amore Corda 2 mm di Borgo dei Pazzi, di cui vi lascio il link nel box informazioni qui in basso insieme al codice sconto di 5 euro valido su tutti i prodotti. Ne ho utilizzati circa 400 grammi, quindi nemmeno tutta la rocca. Questo è quello che mi avanza di una rocca e potete tranquillamente realizzarci anche una piccola pochette, un portamonete, insomma un qualcosa da abbinare alla vostra borsa che nonostante sia piccolina, cioè non è grande come potete vedere, resta molto capiente. Poi il doppio scomparto la rende davvero unica. Comunque non mi perdo in chiacchiere perché tanto vi ho spiegato tutto durante il tutorial. Mi raccomando, continuate a seguirmi sui miei social per non perdervi tutte le anteprime dei prossimi progetti. Iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i prossimi tutorial. Se questo progetto vi è piaciuto, mi raccomando, condividetelo con tutte le vostre amiche creative. A questo punto vediamo cosa ci occorre per realizzare questo progetto e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Per questo progetto avremo bisogno di una rocca di Amore Corda 2 mm, quello utilizzato da me è la colorazione numero 130, due moschettoni tondi, 50 cm di catena, uncinetto numero 4, dei marcapunti, ago da lana e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Inizieremo con la lavorazione dei pannelli fronte retro. Siccome lavorerò i pannelli a punto nocciolina, dobbiamo avviare un numero di catenelle multiplo di 4 più 3, a cui poi andrà aggiunta una catenella per girare. Io lavorerò in totale 40 catenelle, quindi ho fatto il cappietto iniziale e procedo lavorando le mie catenelle. Lavorate le mie catenelle, procedo lavorando a maglia bassa, quindi parto dalla seconda catenella dall'uncinetto e vado a lavorare una maglia bassa in ogni catenella sottostante. Terminata la riga a maglia bassa, adesso iniziamo a lavorare a punto nocciolina, che è composto da due righe che vanno alternate tra loro lungo tutto il pannello ed ovviamente distaccate da una riga di maglia bassa. Vediamo subito come procedere. Voltiamo il lavoro, facciamo una catenella per girare il lavoro e andiamo a lavorare una maglia bassa nei 3 punti successivi. Quindi punto l'uncinetto nel primo punto, lavoro una maglia bassa e faccio lo stesso anche con i 2 punti successivi per un totale di 3 maglie basse.
A questo punto dobbiamo andare a lavorare la prima nocciolina. Lavoreremo il punto nocciolina lavorando 5 maglie alte chiuse insieme nello stesso punto. Quindi carico il filo sull'uncinetto, punto l'uncinetto nel punto sottostante, prendo il filo e chiudo solo le prime 2 asole in questo modo. Ripeto lo stesso procedimento per altre 4 volte. Quindi carico il filo, punto l'uncinetto sempre nello stesso punto, chiudo le prime 2 asole ed avrò 3 asole sull'uncinetto e procedo così fino ad ottenere 6 asole sull'uncinetto e comunque 5 maglie alte non chiuse nello stesso punto. In questo modo, vedete, ho 6 asole sull'uncinetto che sono le 5 maglie alte qui che ho nello stesso punto più l'asola del punto prima. Le vado a chiudere tutte insieme, quindi carico il filo e chiudo tutte e 6 le asole insieme. Questo è il risultato sul davanti e procedo lavorando 3 maglie basse, quindi una maglia bassa nei 3 punti successivi. Una, 2 e 3. Questo è il punto nocciolina ed ora si procede lavorando sempre nello stesso modo. Ora nel punto successivo andiamo a ripetere il procedimento per realizzare la nocciolina, quindi 5 maglie alte chiuse insieme. Una, 2, 3, 4 e 5. Quando abbiamo 6 asole sull'uncinetto le chiudiamo tutte insieme e andiamo a lavorare una maglia bassa nei 3 punti successivi. Questo è il procedimento da ripetere per tutta la riga, quindi continuiamo in questo modo. Dovremo terminare la riga con 3 maglie basse. Terminiamo la lavorazione della riga con l'ultima nocciolina e le ultime 3 maglie basse. Ok, fatta questa riga, a questo punto voltiamo il lavoro, questo sarà il risultato sul davanti e dovremo procedere lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante, quindi facciamo una catenella e andiamo a lavorare una maglia bassa per ogni punto sottostante, quindi una maglia bassa su ogni maglia bassa. E quando arriviamo al punto nocciolina dobbiamo entrare esattamente in questa asola qui. Puntiamo l'uncinetto e lavoriamo una maglia bassa, poi si procede con una maglia bassa su ogni maglia bassa sottostante, poi siamo di nuovo sulla nocciolina, inseriamo l'uncinetto in questo modo e poi si procede così per tutta la riga. Quindi se siete principianti contate sempre il numero di punti che avete ad ogni riga per evitare di fare aumenti. Quindi siamo partite che abbiamo 39 punti di base, quindi ad ogni riga dovremo avere 39 punti.
Terminata la riga, voltiamo il lavoro ed ora dovremo procedere con la seconda riga di punto nocciolina, che sarà identica alla prima che abbiamo lavorato, con la differenza che dovremo partire con 5 maglie basse e dovremo terminare con 5 maglie basse invece che 3. Quindi ho voltato il lavoro, facciamo la catenella e procediamo lavorando una maglia bassa nei 5 punti successivi. 1, 2, 3, 4 e 5. Ci ritroviamo praticamente al centro tra una nocciolina e l'altra e procediamo lavorando il punto nocciolina, quindi la nocciolina da 5 maglie alte chiuse insieme. Quando abbiamo 6 asole sull'uncinetto le chiudiamo tutte insieme e continuiamo lavorando una maglia bassa nei 3 punti successivi. Ed ora continueremo lavorando una nocciolina, 3 maglie basse, una nocciolina, 3 maglie basse per tutta la riga e termineremo con 5 maglie basse, quindi come abbiamo iniziato con 5 maglie basse termineremo con 5 maglie basse. Termineremo la riga con 5 maglie basse, 1, 2, 3, 4 e 5. Voltiamo il lavoro, facciamo una catenella. Questo è il risultato ovviamente che dovremo ottenere. Le noccioline dovranno essere alternate, quindi ad ogni riga di punto nocciolina che lavoreremo dovranno essere sempre alternate in questo modo. Ora procederemo con la riga di sola maglia bassa, quindi lavorando una maglia bassa su ogni punto sottostante. Facciamo sempre attenzione a lavorare sulla nocciolina in questo modo ed ovviamente facciamo attenzione ad avere sempre lo stesso numero di punti su ogni riga. Ok, abbiamo terminato anche questa riga. A questo punto non dovremo far altro che andare a ripetere questo procedimento, quindi la prima riga di punto nocciolina con la seconda riga di punto nocciolina che andremo a distaccare sempre con una riga di sola maglia bassa. Quindi nella riga successiva ora dovremo andare a lavorare la riga dove si parte con 3 maglie basse e si finisce con 3 maglie basse. Poi andremo a fare la riga di sola maglia bassa e poi la riga dove si inizia con 5 maglie basse e si termina con 5 maglie basse. Però ovviamente durante la lavorazione le noccioline saranno distaccate sempre da 3 maglie basse, quindi andremo a ripetere queste due righe che sicuramente in fase di editing del video
vi contrassegnerò con riga 1, riga 2, insomma, poi vedrete sullo schermo. Quindi andiamo a ripetere questi passaggi per il totale di righe che troverete indicato qui in alto insieme alla misura in centimetri, e una volta raggiunte quelle misure poi vedremo come procedere. Quindi raggiungiamo le misure e poi ci rivediamo. Bene, ho lavorato tutte le mie righe, ne ho lavorate 23 in totale, partendo ovviamente dalla prima, ed ho raggiunto circa 18 cm di altezza. A questo punto, come potete vedere, ho messo dei marcapunti perché dobbiamo andare a creare la forma obo, quindi andremo a lavorare le due parti separatamente, sempre righe di andata e ritorno, ma creando delle diminuzioni sulla parte più interna del pannello. I punti li ho stabiliti seguendo la forma che volevo dare, ma comunque calcolando che dovevo terminare la prima riga, quella che vado a lavorare ora, con le 3 maglie basse, quindi ho messo il marcapunti proprio nella terza ultima maglia bassa, e stessa cosa ho fatto dall'altro lato. Quindi se lavorate la borsa più grande sentitevi libere di stabilire i punti che volete, perché io li ho stabiliti a piacere, con la differenza che ho solo calcolato di terminare la prima riga con le 3 maglie basse. Ora vedrete come. Quindi vado a voltare il lavoro. La riga precedente, appunto nocciolina, è quella con le 3 maglie basse iniziali, quindi ora devo fare quella con le 5. Si procede normalmente, non cambia assolutamente nulla. Facciamo la catenella per alzare il lavoro e procediamo lavorando le 5 maglie basse. Faccio una nocciolina nel punto successivo e poi comunque procedo normalmente fino ad arrivare al marcapunti, dove devo fermarmi. Bene, ho l'ultimo punto che è quello marcato, tolgo il marcapunti e lavoro l'ultima maglia bassa di questa fascia. Mi fermo qui, volto il lavoro. Ora devo fare la riga di sole maglie basse, quindi il procedimento resta lo stesso, con la differenza che adesso iniziamo a fare le diminuzioni sempre solo su questo lato. Quindi faccio una catenella per alzare il lavoro. Per fare la diminuzione, quando ci troviamo su questo lato, salto il primo punto e passo direttamente al successivo, quindi in questo modo avrò fatto la prima diminuzione e procedo lavorando una maglia bassa nei punti successivi. Faremo una sola diminuzione per riga, quindi terminiamo questa riga. Ok, terminata la riga, voltiamo il lavoro, facciamo la catenella e procediamo lavorando come abbiamo lavorato finora. Quindi ora dobbiamo iniziare con le 3 maglie basse, poi si procede con il punto nocciolina fino ad arrivare al penultimo punto dove dobbiamo andare a fare la diminuzione. Quindi procediamo e ci rivediamo al termine della riga.
Arrivati a questo punto sto lavorando la prima maglia bassa, la seconda e la terza ed ultima la lavoriamo come diminuzione, quindi puntiamo l'uncinetto nel penultimo punto, prendiamo il filo, non chiudiamo, puntiamo l'uncinetto nell'ultimo punto, prendiamo il filo, abbiamo 3 asole sull'uncinetto e le chiudiamo tutte e 3 insieme in questo modo. Voltiamo il lavoro, facciamo una catenella e procediamo con la riga di maglia bassa, quindi il procedimento è sempre questo, con la differenza che andremo a fare una diminuzione ad ogni riga, quindi ad ogni riga dovremo avere sempre una maglia in meno. Questo lo dico per le meno esperte, quindi dalla seconda riga della fascia noi dovremo avere sempre una maglia in meno, quindi ad ogni riga contate i punti in modo da avere un punto in meno. Quindi anche qui dobbiamo andare a fare la diminuzione come ad ogni riga, saltiamo il primo punto, andiamo nel successivo e procediamo lavorando una maglia bassa per ogni punto. Questo procedimento lo andremo a ripetere per il totale di righe che trovate indicato qui in alto, insieme alla misura in centimetri se può esservi utile. Il procedimento è molto semplice perché comunque le diminuzioni vanno fatte solo alla fine della riga, vi ho mostrato come farle, il resto della lavorazione della fascia resta sempre lo stesso. Quindi il procedimento del punto nocciolina è lo stesso di quello che abbiamo fatto anche nella prima parte, quindi non cambia assolutamente nulla. Procediamo in questo modo fino a raggiungere il totale di righe che vi lascio indicato qui in alto. Il totale di righe comprende solo questa parte, non tutto il pannello completo. Terminiamo questa parte e poi vediamo come procedere.
Bene, ho terminato le mie righe a punto nocciolina, mi sono fermata in questo punto, ho lavorato in totale 12 righe. A questo punto vado ad ultimare il tutto facendo ulteriori 2 righe a maglia bassa, quindi voltiamo il lavoro, facciamo una catenella, procediamo lavorando sempre a maglia bassa e facciamo una diminuzione alla fine della riga. Quindi qui ho il penultimo punto, inserisco l'uncinetto, non chiudo, ultimo punto, prendo il filo, ho 3 asole sull'uncinetto e le chiudo tutte e 3 insieme in questo modo. Volto il lavoro. Faccio una catenella, l'ultima riga di diminuzioni, quindi salto il primo punto, vado nel successivo e procedo lavorando una maglia bassa nei punti restanti in questo modo. Ed avrò così terminato la mia prima fascia. A questo punto tagliamo il filo, lo blocchiamo tra le maglie e andremo a ripetere lo stesso identico procedimento anche qui sull'altro lato. Il procedimento sarà lo stesso, in questo caso però dobbiamo voltare il lavoro e agganciarci direttamente sulla parte centrale del pannello, quindi si fa il cappietto iniziale al filo e si parte con le 3 maglie basse, quindi inserisco l'uncinetto nel punto marcato, lavoro la prima maglia bassa, mi porto la codina dietro e lavoro una maglia bassa nei 3 punti successivi. Procedo lavorando a punto nocciolina e in questo caso termineremo con le 5 maglie basse perché l'ultima riga di punto nocciolina è quella con le 3 maglie basse. Siccome su questo lato, quando siamo partiti a creare la fascetta, siamo partiti con 5 maglie basse, qui termineremo con le 5 maglie basse perché stiamo partendo dalla parte centrale, quindi è tutto specchiato ma il procedimento resta lo stesso. Quindi andiamo a creare l'altra fascetta e poi vediamo come procedere. Ok, ho lavorato tutte le mie righe, mi restano le ultime 2 righe di sola maglia bassa sempre con le diminuzioni e una cosa che non vi ho detto, qui su questo lato sono partita comunque sempre con 3 maglie basse nonostante le diminuzioni, quindi molto semplice anche da lavorare. Comunque mi vado a lavorare le ultime 2 righe di maglia bassa per ultimare la punta.
Parto sempre con la diminuzione, lavoro le mie maglie basse. Ultima riga e ultima diminuzione in questo modo. Questo sarà il risultato. A questo punto dobbiamo andare a rifinire tutto il bordo del pannello. Voglio andare intanto a nascondere questo filo. E procederemo in modo molto semplice, andremo a rifinire questa parte a maglia bassa e poi procederò su questi due lati a punto bassissimo e con le catenelle come vi ho mostrato nella borsa Lola. Se non l'avete vista ve la lascio indicata qui in alto, dove vi mostro come rifinire il bordo in modo perfetto con una tecnica nuova. E su questa parte invece vado a lavorare le maglie basse come facciamo di solito, ma ci arriviamo piano piano. Intanto partiamo dalla parte superiore, facciamo intanto una catenella e procedo lavorando una maglia bassa nello stesso punto, quindi dove ho lavorato l'ultima diminuzione ci lavoro la maglia bassa per il giro di finitura. A questo punto cosa faccio? Salto questo punto, vado nel successivo. Qui dove ho la solina inserisco l'uncinetto e al suo interno ci lavoro 2 maglie basse, quindi vado a recuperare la riga che ho saltato perché non sono entrata in questo punto ma sono entrata direttamente sulla sola più comoda. Ripeto lo stesso procedimento, salto questo punto, vado nel successivo, quindi entro praticamente nei punti di diminuzione. Questi qui sono tutte le diminuzioni. Salto un punto, vado nel successivo, inserisco l'uncinetto nell'asola e lavoro 2 maglie basse. Procedo, salto un punto, vado nel successivo e lavoro 2 maglie basse e questo procedimento lo ripeto fino ad arrivare alla base, quindi esattamente qui. A questo punto vado ad inserire l'uncinetto in questo punto qui e procedo lavorando normalmente a maglia bassa fino ad arrivare in questo punto. In questo modo, ed ora vado a ripetere lo stesso procedimento che ho fatto anche su questo lato, quindi inserisco l'uncinetto nelle asole comode, inserisco l'uncinetto qui e lavoro 2 maglie basse, salto questo punto, vado nel successivo e lavoro 2 maglie basse, salto questo punto, vado nel successivo, nella riga successiva e lavoro 2 maglie basse e ripeto questo procedimento fino ad arrivare esattamente qui. Ok, a questo punto lavoro una maglia bassa qui in questo punto dove c'è l'ultima diminuzione, faccio una catenella e procedo lavorando una maglia bassissima nei punti successivi visibili. Quindi inserisco l'uncinetto prendendo solo la metà catenella retro e lavoro una maglia bassissima in questi punti qui, giro il lavoro, faccio una catenella, lavoro una maglia bassissima in questo punto che sarebbe la maglia bassa dell'ultima riga, inserisco l'uncinetto in questo modo e lavoro una maglia bassissima, catenella, salto questo punto, vado nel successivo, punto l'uncinetto prendendo la maglia in questo modo e lavoro un punto bassissimo, catenella,
salto questo punto e vado nel successivo e lavoro un punto bassissimo e procederò in questo modo per tutto questo lato fino ad arrivare all'angolo. Lavoriamo una maglia bassissima anche nella maglia bassa della prima riga di lavorazione, ovviamente. Inseriamo l'uncinetto e lavoriamo una maglia bassissima, facciamo una catenella, lavoriamo una maglia bassa nella catenella e procediamo lavorando una maglia bassa per ogni punto sottostante, quindi per ogni catenella, fino ad arrivare in questo angolo dove ripeteremo lo stesso procedimento. Quindi termineremo con una maglia bassa, faremo una catenella e poi procederemo lavorando una maglia bassissima, una catenella, una maglia bassissima, una catenella, fino ad arrivare in questo punto per poi vedere come andare a chiudere il giro. Arrivati in questo punto facciamo una catenella, procediamo lavorando una maglia bassissima nei 4 punti che abbiamo qui. Possiamo ora tagliare il filo, andare a creare una sola di chiusura e bloccare il filo sul retro. Adesso ci andiamo a creare il pannellino interno che farà da divisorio, quindi ci prendiamo lo stesso cordoncino, cappietto iniziale e ci avviamo 40 catenelle. Lavorate tutte le catenelle, a questo punto torniamo indietro a maglia bassa, quindi andremo a lavorare delle semplici righe tutte a maglia bassa. Ok, terminata la riga, avvolto il lavoro, procedo facendo una catenella ed una maglia bassa in ogni punto sottostante, quindi come vi ho già detto lavoreremo in righe di andata e ritorno a maglia bassa ed il totale di righe che andremo a lavorare dovrà corrispondere esattamente alla parte completa del pannello, quindi non oltre questa parte, quindi il pannello che andrà poi all'interno non dovrà superare questa misura. Se avete lavorato più righe in questa parte per fare la borsa più alta, regolatevi comunque con questa zona, non dovete andare sulle punte, quindi dovete rimanere esattamente qui. Raggiungiamo quindi queste misure e poi vediamo come procedere.
Dunque ho lavorato 25 righe totali che corrispondono a 17 cm, non mi vanno a coprire precisamente la parte delle righe complete qui, ma vi mostro come andremo a posizionarla. La posizionerò in questo modo, facendo combaciare tutti i bordi, i tre lati comunque, e mi rimane giusto un pochino, ma va benissimo così. Voi potete regolarvi comunque con l'altezza. A questo punto cosa dobbiamo fare? Intanto vado a tagliare il filo e lo blocco tra le maglie. A questo punto dobbiamo andare ad assemblare la borsa, quindi prendiamo il primo pannello, appunto nocciolina, ci mettiamo al di sopra il pannello che sarà il divisorio e poi l'altro pannello, appunto nocciolina. Faremo la cucitura sul dritto, quindi non andremo poi a rovesciare la borsa. Ci mettiamo dei marcapunti per fissare i punti e far combaciare il tutto. Nel mio caso il divisorio è venuto un po' più largo rispetto al pannello, rispetto ai pannelli fronte retro, ma va benissimo così. Andiamo a far combaciare i triangoli e li fissiamo sempre con un marcapunti. Facciamo lo stesso anche sull'altro angolo. Adesso ci prendiamo l'ago e ci tagliamo un bel po' di filo, poi comunque se non basta ci andiamo a riagganciare con un nuovo filo e continuiamo con la cucitura. Lo vado a bloccare qui tra le maglie e poi lo faccio uscire all'esterno. Lo faccio uscire da questa maglia qui, vado a togliere il marcapunti, inserisco l'ago in questo modo prendendo solo le metà catenelle esterne ed inizio a cucire. Punti successivi, metà catenelle esterne. E procederò in questo modo per ogni punto che ho lungo il bordo. Quando arriviamo dove c'è il pannello di separazione interno, prendiamo oltre che le asole dei due pannelli fronte e retro anche l'asolina del pannello. Appena ci arrivo vi mostro come fare. Allora, sono arrivata al pannello di separazione, devo iniziare a cucire anche il pannello, quindi inserisco l'ago nella metà catenella del primo pannello, vado a prendere l'asolina del pannello che si trova all'interno e poi prendo la metà catenella del pannello frontale, quindi prendo 3 asoline e le vado ad unire tutte insieme in questo modo. Questo procedimento va ripetuto lungo i 3 lati dove c'è il pannello interno. Quindi inserisco l'ago e vado a prendere le 3 asole esterne dei 3 pannelli.
Terminata la cucitura vado a bloccare il filo all'interno quindi lo faccio passare tra le maglie, lo blocco e questo sarà il risultato. All'interno del pannello l'ho fatto volutamente un po' più grande in modo che comunque se si va a riempire la borsa c'è comunque lo spazio. A questo punto dobbiamo occuparci del manico, che possiamo fare come vogliamo. Possiamo realizzarlo sia con il filato, con lo stesso filato, sia mettendo la catena o mettendo un manico in ecopelle, oppure i manici fatti direttamente dall'azienda Borgo dei Pazzi che trovate sul sito, magari ve li linko nel box informazioni. Mentre per quanto riguarda la chiusura io al momento la lascerò così. In alternativa si può mettere la cerniera come abbiamo fatto per la Nives, oppure creare una fascetta con chiusura a cartella. Potete scegliere voi in base ai vostri gusti. Quindi ora ci occupiamo un attimino del manico. Per quanto riguarda il manico io applicherò una catena, ho questo segmento di catena disponibile che andrò ad applicare semplicemente con dei moschettoni. Quindi inserisco il moschettone nella maglia della catena e lo vado ad inserire proprio qui. L'ho fatto passare tra le maglie, faccio lo stesso anche sull'altro lato. Questo sarà il risultato. Qui volendo potrei fare anche un nastrino con delle catenelle, quindi mi prendo il filo, lo stesso uncinetto con cui abbiamo lavorato tutta la borsa, ci facciamo un cappietto iniziale e ci andiamo ad agganciare con l'uncinetto più o meno al centro, qui dove abbiamo la parte dritta. Mi inserisco, prendo l'asola e la porto all'esterno, mi faccio delle catenelle che fungeranno comunque da nastrino, quindi lo facciamo un pochino lungo. Lavorate le catenelle a piacere, io non le ho contate, taglio il filo, blocco con un nodino. Poi taglierò il filo in eccesso e vado a ripetere lo stesso procedimento anche sull'altro lato. Una volta lavorati entrambi i laccetti si può andare a chiudere con un fiocchetto ed avremo terminato. Questa è una soluzione proprio per non lasciarla completamente aperta e per fargli tenere la forma, ma questo comunque è il risultato finale. Io sono come sempre molto soddisfatta, spero che questo progetto sia piaciuto anche a voi. Se è così fatemelo sapere come sempre con un commento qui sotto, un bel pollice in su ed ovviamente condividete il video con tutte le vostre amiche creative. Vi ricordo che ho utilizzato il filato Amore Corda 2 mm di Borgo dei Pazzi, di cui trovate il link nel box informazioni qui in basso, insieme al codice sconto di 5 euro valido su tutti i prodotti presenti sul sito. E nulla, vi ricordo di continuare a seguirmi sui miei social, soprattutto Instagram, dove pubblico le anteprime dei prossimi progetti. Iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i prossimi tutorial in arrivo. A questo punto vi ringrazio per avermi seguito, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!